Ciao ragazzi, pronti per una nuova gita? Questa volta si va in caldo, si va a Gran Canaria, quindi allacciate forte le cinture, prepariamoci, zaino, libro, dove l'ho messo? È già dentro, ok? E andiamo! Primo bagno in quel di Gran Canaria! Vamos! Ciao San Travis, noi andiamo al mare. Eccoci in uno dei posti più tipici di tutta Gran Canaria, le dune di Maspalomas. Appena arrivati a Las Palmas de Gran Canaria, la capitale, che è una co-capitale perché divide il potere sulle isole Canarie insieme a Santa Cruz de Tenerife. Oggi affronteremo il Roque Nublo. Siamo alla Fortaleza e Stan Travis ci spiega cos'è. La leggenda narra Quando gli spagnoli sono arrivati, è arrivato tutti, è l'ultimo Manzio, l'ultimo canario, si è lanciato giù da questa fortaleza, pur di essere preso, un anno di una canale Ecco dove dobbiamo arrivare. Travis e Alessia mi hanno promesso che se siamo fortunati dalla punta del Roque Nublo si vede Tenerife. Tutti fanno la strada più scontata che è quella, noi no, perché Stan Travis ci fa fare le salite. I ragazzi hanno detto che questo è il posto più instagrammabile del Roque Nublo. Dicono sempre che la Gran Canaria è pieno di belle ragazze, però vi dirò, è anche pieno di fichi. ha sbagliato tutto. Oggi siamo ad Anfi del Mar, che è la spiaggia più popolare di Gran Canaria, sabbia bianca dei Caraibi e panorama pazzesco. Tra l'altro ho appena scoperto che il clima di Gran Canaria è ritenuto il migliore al mondo perché ha una temperatura media di 21 gradi tutto l'anno, non ci sono picchi di caldissimo e neanche picchi di freddissimo e quindi siamo nel posto col miglior clima al mondo. Ebbene sì, siamo arrivati alla spiaggia di Veneguera
che è in assoluto uno dei miei posti preferiti di Gran Canaria. È una spiaggia di sabbia nera che dista 40 minuti circa da Mogan, per ora è raggiungibile solo con una stradina sterrata da fare con un SUV o comunque con una macchina adatta. Molto probabilmente in futuro apriranno un'altra strada sterrata che scavalla questa montagna che vedete alle mie spalle, perché stanno costruendo più in là un hotel, quindi molto probabilmente diventerà una zona più turistica. Per il momento posto spaziale, poco turistico e panorama da paura! Qua, appena rientrato da Gran Canaria, è stata una figata pazzesca e adesso è arrivato il momento che tutti aspettavano, ovvero il momento di farsi gli affari miei. Guardiamo le spese. Alloggio speso 0 euro, grazie Stan, grazie Ale che mi avete ospitato. Trasporti 272,25, di cui 159 per il volo aereo coi bagagli stiva, che in realtà sono costati più i bagagli stiva del volo aereo. Di spesa che facevamo sempre insieme e poi dividevamo sono 142,50, c'era sia cibo che cose per la casa. Food and beverage, quindi le cene fuori, i pranzi, il gelato, gli aperitivi, i tanti aperitivi, ho speso 191,50, ho speso 191,50. Di extra invece, che è l'ultima voce, 35 euro, di cui 28 euro di palestra, 4 euro di museo e 3 euro di cavo del microfono che sarà rotto. Totale, quindi, rullo di tamburi, 641,25 euro esatti. Quindi, adesso sapete anche quanto ho speso. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Se volete farmi sapere cosa vorreste sapere di più nei prossimi video, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, scrivetelo nei commenti. Iscrivetevi al canale così potete scoprire i prossimi in anteprima. Ci vediamo su Instagram, dove tra le storie in evidenza c'è la voce Gran Canaria e potete vedere le foto e i video fatti in quei 15 giorni e cliccando sulle località raggiungere il posto in maniera super veloce. Basta, nient'altro da dire, ci vediamo al prossimo video. Ciao!